Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possano essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche, grazie, affettive e abbiamo la carta della giustizia, ragazzi. Quando c'è la carta della giustizia si parla sempre di rimettere in equilibrio certe energie. È una carta che parla comunque anche di contratti, potrebbero essere contratti di matrimonio, questioni burocratiche che si risolveranno magari con qualche familiare o con qualcuno con cui avete una relazione affettiva. Può anche parlare di giustizia divina, quindi è come se per qualcuno arrivasse la giustizia divina a tagliare quello che non serve più e a ricalibrare, riequilibrare. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, quindi prendete quello che vi serve, lasciate andare quello che non risuona. Se non risuonasse nulla o se per caso volete completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Se non sapete come unire gli oroscopi, sotto nella descrizione del video trovate una guida, spiego anche come trovare l'ascendente, come influenzano le decadi, insomma è interessante. Trovate anche il link al video che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione dedicata agli abbonati e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo da un 7 di bastoni, da un 8 di spade al contrario, da una regina di spade, da un 6 di bastoni, da un 5 di pentacoli, l'imperatrice e un 5 di bastoni al contrario. Dunque, ragazzi, siete sulla difensiva, c'è un po' di aria pesante a inizio giugno, a livello di relazione di affetti. Può essere che ci sia qualche tipo di questione con questa regina di spade, quindi potrebbe essere una donna. È un po' come se foste impegnati, perlomeno nella prima settimana di giugno, a difendere il vostro territorio, a capire che cosa è un vostro diritto, che cosa non lo è, come potervi muovere, come poter arrivare al vostro obiettivo, come poter arrivare alla giustizia. Magari per qualcuno si tratta di come poter fare le cose in modo equo, in modo giusto, semplicemente. Tenete presente che appunto parla anche di contratti, e avendo la regina di spade al contrario, per qualcuno si tratta di una rottura dei contratti. È come se la regina vi dicesse: ok, sapete che c'è da tagliare qualche cosa, è giunto il momento di farlo semplicemente, se volete arrivare a questo 6 di bastoni. Abbiamo anche un 5 di pentacoli, ragazzi, che è una carta che quando al contrario io la sento abbastanza positiva, soprattutto perché ci sono carte positive intorno, e quindi è un po' una sorta di uscita da una sensazione di carenza, da un momento di carenza, da una carenza finanziaria, da una carenza magari abitativa. Finalmente riuscite a vedere oltre con la carta della sacerdotessa. Andiamo poi a vederle meglio direttamente con i mini tarocchi, queste ultime carte. Io ripartirei subito dal 7 di bastoni, andiamo a vedere. Abbiamo la carta del Papa al contrario e la regina di coppe al contrario. Qualcuno sta difendendo la propria posizione all'interno di una relazione, probabilmente. Vi dico che c'è il Papa al contrario, quindi si potrebbe parlare di un qualche cosa che non è ufficiale, quindi una relazione non ufficiale, che sia lavorativa, che sia relazionale a livello amoroso. È un po' come se ci fossero, sì, proprio perché non è ufficiale, perché non è riconosciuta, si è molto impegnati nel difendere quello che già avete. Tenete presente che avete la regina di coppe. Quando al contrario parla sempre di alti e bassi emotivi molto importanti, e vedendo poi anche l'otto di spade,
Per qualcuno ci potrebbe, parla di bastoni, per qualcuno ci potrebbe essere qualche questione magari un po' legata all'ansia in questo periodo. Qui abbiamo due figure, un re di bastoni e un fante di bastoni. Allora, o sono queste due persone, due potenziali pretendenti, ragazzi. Se avete già una relazione potrebbero essere il compagno e eventualmente dei figli, potrebbero anche essere dei fratelli, dei cugini, qualcuno che si è già legato a voi, però è un po', ho come la sensazione che vi tappino un po' le ali queste persone nel vostro modo di espandervi. Quando c'è un 8 di spade al contrario è perché c'è sempre una situazione di carenza a livello emotivo e una forte confusione mentale. Io ho come la sensazione che questo tipo di emotività sia dovuta a queste due persone nella prima parte di giugno. Ora dipende per chi, dipende a chi corrispondono queste due persone per voi. Andiamo a vedere la regina di spade al contrario. 2 di bastoni, la carta degli amanti e il 10 di spade. È come se qualcuno volesse, perché anche la regina di spade denota una sorta di confusione mentale, È come se dovesse sacrificarvi per il futuro. Però in realtà il 2 di bastoni sì, è una carta che guarda il futuro, ma è anche una carta di forte indecisione perché siete anche radicati a qualche tipo di atteggiamento o di pensiero. E qui sento che avete bisogno di lasciare certi tipi di atteggiamenti. C'è un 10 di spade, bisogna chiudere con la sofferenza, bisogna chiudere con i cattivi pensieri, con la negatività, con l'essere con il negare l'evidenza dei fatti. Cioè, perché molte volte quello che succede è che siamo noi che non vogliamo vedere la realtà dei fatti. È come se vi dicessero un po' di amor proprio. Però abbiamo un 6 di bastoni. Andiamo a vedere questo 6 di bastoni a cosa fa riferimento. Mm. Allora, abbiamo un 9 di pentacoli al contrario e la carta della temperanza al contrario. Ragazzi, dovete tirarvi su da soli. La carta della giustizia è una carta che parla di riportare in equilibrio. La carta degli amanti è una carta che parla di riportare in equilibrio. Una carta è un 6, quindi è una carta di armonia, di scambio reciproco. È una carta di amore o relazione, di quelle che nutrono. Qui il problema qual è? Siete voi che non siete tanto, diciamo, forse abituati a essere indipendenti, a cavarvela da soli, però ho come la sensazione che dobbiate un po' proprio staccarvi, perché non è, cioè, il fatto di non sentirvi liberi non è perché siano gli altri a influire, ma perché siete voi che siete in una fase di difesa e di mentalità così negativa, così buia, che vi sembra di non poter fare niente. In realtà, siete, è come dire, a un passo da questa nuova forma di indipendenza. Adesso andiamo a vedere il 5 di pentacoli, poi andremo alla sacerdotessa. Ruota della fortuna e cavaliere di bastoni. Allora ragazzi, se qui, perché non vi nego che quando c'è un papa al contrario per qualcuno è una rottura di un contratto che può essere di matrimonio, c'è qualcosa che ha a che vedere con i contratti, questo è sicuro perché abbiamo la giustizia, però potrebbe essere che se ci fossero delle idee, dei pensieri, dei sentimenti giustamente legati a questa chiusura, qui è come se pensaste di non farcela da soli, di non essere in grado di stare bene da soli, ma è semplicemente perché, ripeto, avete uno scarso amor proprio, quindi si tratta solo di avere un po' più di fiducia in voi stessi e fondamentalmente avete, diciamo, quelle che sono le due polarità, polo positivo e polo negativo, da riequilibrare. Però io non vi vedo così male, anzi, ragazzi, nella seconda parte di giugno
Con questo 5 di pentacoli al contrario, la ruota della fortuna e questo cavaliere di bastoni, vi dico che potrebbe proprio arrivare una persona che cambia le carte in tavola. La ruota della fortuna è una carta che quando arriva porta denaro, occasioni, abbondanza, doni e aiuti inaspettati. È una carta di chiusura ciclo, è una carta che ci parla del fatto che si è completata una dinamica. Il cambiamento normalmente è veloce, però è sempre per il più alto bene della persona. Ok? Quindi è come un po' se si uscisse da questo tipo di o mentalità da vittima, mentalità negativa o situazione proprio negativa di sofferenza, di confusione mentale. Però ce la farete semplicemente curando voi stessi, coccolandovi, lavorando sul vostro amor proprio, facendovi forza da soli. Come qualcuno mi chiede come faccio. Fate finta di dover confortare un'amica, un amico, in un momento difficile e le stesse parole che direste a quell'amica, a quell'amico, ditele a voi. Cercate di essere comprensivi con voi stessi. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Wow, la torre è un 4 di spade. 4 di spade, ragazzi, è l'arcano minore della temperanza. Si va verso la guarigione, si inizia a distruggere un po' l'ego per... Guardate che belle carte che vi sono capitate. È come se le sicurezze su cui vi eravate basati fino ad adesso, le sicurezze a cui eravate aggrappati e che comunque vi facevano, diciamo, non stare proprio bene, piano piano cadranno. È come se questo contatto, questa nuova persona potesse farvi vedere le cose da un altro punto di vista e iniziasse il processo di guarigione, il processo di destrutturazione. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. 8 di coppe, 6 di spade, 7 di pentacoli e appeso. Wow, vi dicono di prendervi un tempo, ragazzi, di avere pazienza, di fare anche un viaggio se potete, perché sia l'8 di coppe che 6 di spade sono due carte che parlano di spostamento, è più uno spostamento a livello interno, in realtà, nel senso che qua si parla di capire da dove arriva un certo vuoto emotivo, e qui lo vediamo sia con il 5 di spade che con il 5 di pentacoli più un vuoto pratico e col 6 di spade si parla di allontanarsi da un'attitudine mentale, quindi è un po' tagliate i pensieri che non vi servono, tagliate tutti i dubbi che non vi servono, cioè nascono mille domande, però a un certo punto bisogna anche chiedersi, ma saperlo mi cambierebbe le cose? Sì, no, no. E allora non spreco più energia nel ricercare le risposte. Focalizzo la mia energia su altro, cambio dinamica, cambio schema di comportamento con questa ruota della fortuna. Wow, tenete presente che la giustizia parla anche di giustizia divina, quindi è come se qui, e qui la ruota anche, abbiamo la ruota del destino, no? È come se e c'è anche la torre che normalmente sono reset che manda l'universo, quindi ho come la sensazione che nella seconda settimana di giugno arriverà come un cambio inaspettato che potrebbe riportare in equilibrio, dopo comunque aver tagliato qualcosa, però è come se iniziasse un processo per riportare in equilibrio la vostra relazione, se siete in una relazione romantica, la relazione familiare, anche se qui ho come la sensazione che ci sia una famiglia che si sia divisa e la preoccupazione sia che dividendosi non si riesca più a trovare un'armonia, anche solo proprio per la semplice gestione del quotidiano, ma è solo una vostra paura, in realtà non è così. Siete voi che dovete destrutturare i pensieri che vi portano a essere così negativi. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che cos'altro hanno da dirvi. Carta numero 26, questa carta parla di un santuario. Io questa carta la sento molto legata al corpo, nel senso che il corpo fisico è un po' il santuario della nostra anima. Qui ragazzi è come se un po' non vi prendeste cura di voi, della vostra parte emotiva, della vostra parte, cioè è come se non osservaste che tipo di pensieri fate, perché fate quei pensieri,
perché magari certe volte non vi dedicate il giusto tempo per prendervi una pausa, per andare, non lo so, a farvi fare un massaggio o per farvi, non lo so, qui fa vedere una fatina che stuzzica, beve un bicchiere di vino e legge un libro, semplicemente una pausa per rigenerarvi. Anche qui avete il 4 di spade, che è una carta che vi parla di un ritiro in realtà, di spostarsi, è per quello che poi vengono fuori altre due carte di viaggio, come se vi dicessero ok, prendetevi un momento per riuscire a vedere le cose da un'altra prospettiva. Normalmente non si guarisce mai nel posto in cui ci si è ammalati. Quindi se una cosa è diventata malata, è diventata tossica, è diventata pesante, è meglio prendere le distanze per riuscire a vedere anche le cose da un punto di vista più ampio. E un altro significato di questa carta è che cosa per voi è importante, che cosa per voi è sacro. Cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi per la prima parte di giugno. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Potete farmelo sapere con un like, con un commento, con la vostra iscrizione, la condivisione, ogni tipo di supporto per me è importante. Di fatto ringrazio tutte le persone che condividono il video, che mettono like, che commentano anche con un semplice grazie. Quindi grazie di nuovo a tutti, grazie di essere stati qui con me e di esserci. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!